Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentrovati come sempre, sono qui da SynthCloud, ospite di SynthCloud e oggi sono in compagnia diciamo del Chrome EX 61 tasti in questo caso, quindi con tastiera Synth. È diciamo, l'upgrade, chiamiamolo così, del Korg Chrome che conosco perché lo ha usato tanto tempo un mio compare, diciamo, tanti anni di musica insieme, che lo aveva in tour, l'abbiamo usato per tutto, qualsiasi cosa praticamente, come una classica workstation. E devo dire che in questa fascia di prezzo che sta un po' nel mezzo tra un entry level e le ammiraglie, è un ottimo prodotto perché in realtà alcune delle sonorità che contiene sono specifiche, diciamo, sono dedicate a questo modello, come questo pianoforte che avete sentito e che nella versione 88 tasti chiaramente è molto più suonabile. Io qui ho fatto fatica come sempre su una 61, però ho messo a posto un po' la curva dinamica e devo dire che il suo risultato c'è. Come vedete qui la schermata è un classico, diciamo, Korg, nel senso che abbiamo le categorie, se vogliamo possiamo scegliere di che cosa occuparci, in questo caso siamo sui pianoforti, sulle keyboard, quindi pianoforti e tutto il resto. Chiaramente ce ne sono di tutti i tipi, anche scuri, un po' più tondi, un po' più mediosi, di tutti i tipi, insomma. Effetti e tutto il resto. Ora ci sono anche questi upright. Non sono niente male, hanno anche calore se utilizzati in certi contesti. Sentite? Allora, diciamo che faccio una premessa. La tastiera, la keypad, diciamo, di questa Chrome, è una classica keypad di quelle che si trovano oggi in molti modelli di tastiere, diciamo, di questa fascia o più bassa o più alta, ma insomma siamo lì più o meno a questo più o meno prezzo, e che sono quelle synth. E devo dire che personalmente, questo è il mio parere, non rendono giustizia a questi strumenti, nel senso che basterebbe tanto così in più di qualità dal punto di vista della tastiera per far diventare questi strumenti molto più appetibili. E mi permetto di dire questa cosa anche se, voglio dire, non è una critica rivolta a Korg, è rivolta in generale a tutti quelli che fanno queste tastiere, che decidono di utilizzare queste tastiere, queste keypad, su questi prodotti. Sono bellissimi prodotti, ma potrebbero essere fantastici se avessero delle tastiere, non dico come quella delle vecchie M1 o DX7 o cose del genere, ma simili, insomma. Credo che sul mercato si possa trovare qualcosa del genere. Questa è lo sfogo del giorno. Ora concedetemelo perché spero che nessuno se la prenda, ma voglio dire, è un peccato, diciamo, tutto questo ben di Dio, sonoro e non. Cioè, sentite che la qualità è ottima. Se la tastiera avesse un pochino più di dinamica, di possibilità dinamica, sarebbe, non dico perfetto, ma quasi. Comunque continuiamo con i piani elettrici. Questo è quello che ho usato nel brano di prima. Cioè, sentite che la qualità è ottima.
Ce ne sono chiaramente. Non so chi tempo fa mi aveva scritto che non riusciva a trovare questo rumore, diciamo, di quando si spinge sul Rhodes. Qui mi sembra che ci sia. La qualità è ottima. Come vedete, nel momento in cui si decide si esce dalla gestione in categorie, si va sul suono, a parte la grafica che è molto carina, abbiamo già qui a disposizione una serie di controlli direttamente sul display, che sono, devo dire, molto, molto comodi. Prima di tutto abbiamo i due oscillatori, diciamo, i samples che vengono utilizzati. Poi abbiamo un equalizzatore qui a portata di mano e poi abbiamo una serie di parametri sui quali potete lavorare. Poi cambiando la pagina ci sono poi tutti i parametri divisi in modo molto preciso. Qui ci sono tutti i layer, come vedete anche graficamente viene spiegato come è costruito, diciamo, il suono. Per ognuna di queste pagine poi ci sono tutte le possibilità di intervento, possiamo scegliere su che cosa lavorare, che cosa accendere, che cosa spegnere. Questo layer, che è uno di quelli più che stanno suonando di più, vedete qui avete anche l'opportunità di vedere a che livello di dinamica stiamo lavorando e quindi qual è il layer che sta suonando. Se io lo metto in off, chiaramente a questo volume non suonerà. Questo, voglio dire, chi utilizza Korg conosce perfettamente questo sistema, diciamo, che è classico delle loro workstation. È molto comodo anche, in realtà. Per ognuno di questi abbiamo tutto quello che ci interessa, che ci può interessare, equalizzazione, qualsiasi cosa. E per ognuna abbiamo queste sottocartelle, sottocategorie. È molto, molto intuitivo e anche profondo, se vogliamo, per essere, come dicevo, una tastiera di fascia media. Era un breve approccio a quella che è poi l'architettura e la modalità di utilizzo, ecco, diciamo. Sentite però la qualità. È ottima. Poi ci sono. Questo è un Mark 5, ci sono anche dei modelli di Rhodes, Mark 2. Questo è il Mark 1, sentite che sono anche proprio campioni diversi, insomma è tutto a posto, diciamo. Per poi arrivare a questi suoni un po' più anni 80, poi ci sono dei Wurlitzer molto belli, tra l'altro. E abbiamo chiaramente l'opportunità di lavorare, come abbiamo visto prima, su qualsiasi suono, ma si trova già più o meno tutto preconfezionato in modo decisamente ottimo in classico stile Korg. Poi è vero che lavorandoci, e questo ve lo dico per l'esperienza di cui vi parlavo prima, cioè con il mio amico Fulvio Arnoldi, che saluto, spero che lo stia guardando perché lui la conosce bene questa tastiera, lui è anche molto bravo a lavorarci, quindi riusciva a tirarci fuori davvero qualsiasi cosa. A parte chiaramente quelli che sono poi le spine nel fianco di queste tastiere, che sono gli organi. Che sono, diciamo così, di servizio. Ce ne sono di tanti tipi, chiaramente. Da questi si può partire per lavorare e trovare il modo di venire fuori da situazioni, diciamo, dove l'organo magari non è esattamente in primo piano e quindi non è
la base del genere che si sta suonando. Però insomma qualcosa ci si può fare. Siamo in un ambito comunque ragionevole di utilizzo. Ecco, poi di queste cose chiaramente ce ne sono miliardi, perché chiaramente quello che è il delay si può regolare poi con il tempo e anche con il tap tempo, quindi questa è una comodità che ancora non vi avevo. Chiaramente nel momento in cui io questo lavoro lo faccio qui, lo faccio in questa schermata, in questa modalità del display, io vedo anche a quanto ammonta il BPM esattamente, quindi tutte queste cose sono fondamentali e importantissime. Le patch a disposizione sono molte. Sono tutte molto belle. Ecco, diciamo che il suono generale di Chrome è abbastanza asciutto, nel senso non è una tastiera con un suono morbido, è abbastanza aggressivo, a parte per quello che riguarda i piani elettrici che sono particolarmente morbidi e tondi. Per il resto tende ad essere abbastanza aggressiva. Devo dire che per la mia esperienza, sempre tornando al discorso di prima della nostra esperienza insieme con questo caro amico che aveva il Chrome, live riesce a uscire in modo abbastanza importante e non ha assolutamente problemi a farsi sentire. Anche il pianoforte, funziona tutto. Chiaramente nel dettaglio poi ognuno ha i suoi gusti, ma come efficacia non c'è da discutere. Poi direi strings. Sono belli, sono utilizzabili. La dinamica della tastiera è la cosa che rende anche un po' così duro l'approccio, ma per quello che riguarda la qualità e le possibilità generali siamo veramente ad altissimo livello, perché si può fare veramente qualsiasi cosa. Creare patch di ogni tipo, infatti adesso qui siamo ancora, diciamo, nella parte di campionamento, ecco. Quindi suona questa parte, chiaramente woodwinds, cori di ogni tipo. Queste cose ce ne sono a non finire, ma poi c'è la parte chiaramente sintetica.
come sempre succede con queste tastiere della Korg, la parte dei sintetizzatori si entra sempre in un mondo interessante. Io ricordo che si creavano facilmente pezzi di ogni tipo riguardo alla parte synth, perché poi la resa è bella, cioè sono belli questi suoni, e anche la risposta del filtro è abbastanza verosimile, cioè nel senso siamo in un ambito di professionale, diciamo, ecco, per dirla così. Quindi un po' di Blade Runner. Ce n'è per tutti i gusti, vi garantisco che tutte queste cose sono estremamente efficaci. Insomma, funzionano molto bene. Ci sono poi quelli FET, come vengono chiamati Ecco, sentite questa aggressività, e devo dire che la ricordo bene. Arpeggiatore, chiaramente. Qui si può scegliere quale arpeggiatore utilizzare. Anche qui c'è un menu gigantesco con una quantità incredibile di pattern. Sono tantissimi, io direi di semplificare. Insomma, si può fare quello che si vuole, in parole povere. Possiamo chiaramente avere a disposizione tasti alfanumerici per fare qualsiasi cosa, per andare direttamente dove ci pare. Per ogni categoria e ogni tipo di suono ci sono delle grafiche anche molto carine, poi ci sono i synth. Di questi ce ne sono 1 miliardo, anche qui. Sentite che la voce dello strumento è semplice ma decisa, quindi insomma perfetta secondo me per un certo tipo di portafogli, diciamo, e che per chi vuole comunque avere una qualità di un certo livello. Poi abbiamo tutto, chiaramente, tutti i pad, tutto quello che vogliamo di queste cose, ce ne sono tantissime, per non parlare poi delle combi, che chiaramente sono tutte queste cose, ce ne sono tantissime. Io queste non saprei
come giudicarle, nel senso che non le utilizzo normalmente, però è anche vero che la possibilità di averle probabilmente per molti è importante perché fa parte delle potenzialità, diciamo, di questo strumento. Quindi ci sono tutte le batterie del mondo, anche particolari, anche c'è di tutto. Questi kit per suonare sbagliato come si usa, anzi non si usa già più, però insomma, per fare un po' di tutto, quello che ci pare. Poi ci sono quelli classici, chiaramente. Sono belli. Analog e tutto il resto. Poi torniamo al pianoforte per chiudere. Scusate, ho messo un EP, tra l'altro sentite quando si entra in questa categoria la bellezza di questi piani elettrici, sono veramente molto molto belli, a me piacciono tantissimo. Torniamo al pianoforte. Invece questa versione, diciamo, che insomma è molto credibile, eh? E quindi insomma un bellissimo strumento che chiaramente in qualche modo soffre di questa tastiera a 61 tasti, in questo caso, che per i sintetizzatori per carità va benissimo e tutto quanto, però sinceramente con un leggero step in più dal punto di vista della tastiera, che probabilmente ne avrebbe cambiato il prezzo, non lo so, non faccio quel mestiere lì, oppure possono essere scelte di qualunque tipo di marketing, io questo non lo so. Fatto sta che se avesse una bella tastiera probabilmente penserei a questa Chrome in un altro modo. La 88 tasti l'ho provata, ha una tastiera un po' particolare, una strana via di mezzo, ma che comunque sicuramente accontenta molto molto di più quella che è l'esigenza di chi vuole suonare pianoforti e piani elettrici e tutto il resto. Quindi io vi lascio e vi ringrazio, vi saluto e spero sia stato di vostro gradimento tutto questo discorso e che possa avervi aiutato anche a farvi un'idea di quello che avete di fronte Chrome X. E se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per farvi disturbare, per avere mie notizie. Ringrazio tutti quelli che mi seguono e a presto, un abbraccio, ciao ciao.